Ciao a tutti, io sono Ryder e benvenuti su questa storia antica. Oggi vi parlo del fronte orientale. Buona visione. Quando pensiamo alla prima guerra mondiale, immaginiamo il fango delle trincee francesi, file infinite di soldati immobili, un fronte che sembra non muoversi mai. Ma a est la guerra fu diversa. Non una linea ferma, ma uno spazio immenso, in continuo movimento. Un fronte lungo migliaia di chilometri, un fronte dove eserciti enormi si scontrarono e dove interi imperi iniziarono a crollare. Questa è la storia del fronte orientale, il fronte dimenticato, il fronte che distrusse il vecchio mondo. Il fronte orientale si estendeva dal Mar Baltico fino al Mar Nero. Attraversava regioni vaste e fragili. La Polonia, la Galizia, l'Ucraina, i confini occidentali dell'impero russo. Qui si affrontarono tre grandi imperi multinazionali: l'impero russo, l'impero tedesco e l'impero austro-ungarico. Tre potenze diverse, ma tutte profondamente instabili. La guerra a est non iniziò per caso, fu il risultato di tensioni accumulate per decenni. L'impero russo si considerava il protettore dei popoli slavi, soprattutto della Serbia, ma dietro questa missione ideologica si nascondeva una realtà più fragile. Un impero enorme, popolato da milioni di contadini poverissimi, con un'industria arretrata e infrastrutture insufficienti. L'esercito era immenso, ma male equipaggiato. In alcuni reparti c'era un fucile ogni 2 uomini. L'impero austro-ungarico era un mosaico di popoli: tedeschi, ungheresi, slavi, italiani e romeni, tenuto insieme non dalla forza, ma dall'abitudine. I Balcani rappresentavano una minaccia diretta. Ogni movimento nazionalista poteva far crollare l'intero edificio imperiale. La Germania era la potenza militarmente più efficiente, ma anche la più circondata. Temeva una guerra su 2 fronti e sapeva che il tempo non giocava a suo favore. Per Berlino, colpire rapidamente la Russia era una necessità strategica. All'inizio della guerra tutti pensavano che sarebbe durata pochi mesi. Milioni di uomini partirono convinti di tornare a casa entro Natale. Non tornarono mai. Nell'agosto del 1914 2 armate russe entrarono in territorio tedesco. I soldati erano coraggiosi, ma i comandanti disorganizzati. Le comunicazioni erano pessime, gli ordini contraddittori. I messaggi militari venivano trasmessi senza crittografia. Durante la battaglia di Tannenberg i tedeschi intercettarono tutto. Approfittarono della lentezza russa e prepararono un accerchiamento totale. Nel giro di pochi giorni un'intera armata russa venne distrutta. Decine di migliaia di uomini furono uccisi o catturati. Fu una delle peggiori sconfitte militari della storia russa e fu solo l'inizio. Mentre la Germania trionfava a nord, a sud la situazione era opposta. L'esercito austro-ungarico subì sconfitte devastanti contro i russi. Interi reparti si dissolsero. Le perdite furono enormi. Già nel 1914 l'impero asburgico era militarmente in crisi. Senza l'aiuto tedesco non sarebbe sopravvissuto. Nel 1915 Germania e Austria-Ungheria coordinarono l'offensiva massiccia. Artiglieria pesante, superiorità tecnica, comando unificato. L'esercito russo non crollò, ma iniziò una ritirata immensa. La Polonia venne abbandonata, la Lituania evacuata e i villaggi incendiati. Milioni di civili divennero profughi. La Russia applicò la strategia della terra bruciata, lasciando dietro di sé solo rovina. Nel 1916 accade qualcosa di diverso. Il generale Brusilov decide di cambiare tutto. Niente bombardamenti interminabili, niente attacchi frontali prevedibili. Iniziò
ad attaccare con attacchi brevi, con sorpresa e coordinazione. L'offensiva fu un successo enorme. L'esercito austro-ungarico fu portato sull'orlo del collasso, ma la Russia non aveva risorse per trasformare la vittoria in una svolta definitiva. Fu l'ultima grande offensiva russa della guerra. Nel 1917 la guerra aveva distrutto tutto: l'economia, l'esercito, la fiducia del regime. Le città soffrivano la fame, i soldati erano stanchi, la popolazione era allo stremo. Nel 1917 scoppiò la rivoluzione. Lo zar cade, il vecchio impero si dissolse. Il nuovo potere voleva solo una cosa: la pace. Con il trattato Brest-Litovsk la Russia uscì dal conflitto. Perse territori enormi, ma salvò ciò che restava dello Stato. Il fronte orientale cessò di esistere. Non perché qualcuno avesse vinto, ma perché un impero era crollato. Il fronte orientale non produsse vincitori, produsse solo rovina. Distrusse 3 imperi, preparò la rivoluzione, ridisegnò l'Europa. A est, la prima guerra mondiale non scavò solo trincee, scavò le fondamenta del mondo moderno. Secondo te, il fronte orientale è stato dimenticato dalla storia? Scrivilo nei commenti ed iscriviti a Sa Storia Antica per continuare questo viaggio attraverso la storia. Ci vediamo al prossimo video.